Bentornati a Criticez. Oggi vi parleremo del pittore bielorusso Marc Chagall. L'artista inizia la sua attività in Russia, ma è durante il suo primo soggiorno a Parigi che rimane colpito dalle ricerche sul colore dei fauve e dall'arte di Robert Delaunay. Nelle sue opere è evidente che il suo mondo poetico si nutre della fantasia infantile e della potenza trasfigurante delle fiabe russe. Una vita ricca di disavventure, viaggi e storie d'amore. Oggi, 28 marzo 2021, ricorre l'anniversario della sua morte, eppure ci sono tratti di lui ancora sconosciuti. Vi lasciamo quindi 10 curiosità su uno degli artisti più amati del XX secolo. Prima di cominciare ti ricordo, qualora non l'avessi ancora fatto, di iscriverti gratuitamente al canale ed attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato sulla prossima pubblicazione. 10 curiosità su Marc Chagall. Il suo vero nome era Moïse Segal. Il vero nome di Marc Chagall era Moïse Segal, infatti la sua famiglia era di origine ebraica. In russo il suo nome era Mark Sagalov, poi abbreviato in Sagal. La tradizione dice che dopo essere stato trascritto in francese, Sagal divenne Chagall. Commesso o pittore? Il destino del giovane era quello di lavorare nel negozio di aringhe, seguendo le orme paterne, però l'arte entrò nella sua vita e lui ne rimase inesorabilmente attratto. La tradizione ebrea però proibiva la rappresentazione di immagini, così molte sue tele, realizzate nella casa paterna, furono usate per coprire i pavimenti o spesso dimenticate nel granaio. L'amore per i tetti. I colorati personaggi sui tetti che solitamente dipingeva non erano frutto di una fantasia. In realtà, nei villaggi russi, gli ebrei erano soliti salire sui tetti delle loro piccole case per sfuggire ad alluvioni o a incendi. Il carcere. Durante il periodo nel quale studiò arte a San Pietroburgo, fu arrestato e dovette fare una settimana di prigione. Questo perché gli ebrei potevano rimanere in città solo attraverso dei permessi speciali. Bella Rosenfeld, il suo grande amore. Chagall visse una grande storia d'amore con Bella Rosenfeld, una giovane figlia di ricchi orafi ebrei che sposò nel 1915 e dalla quale ebbe una figlia, Ida. Bella fu una parte fondamentale della sua vita e protagonista di molte sue opere. Altri 2 matrimoni. Chagall convolò a nozze altre 2 volte dopo la morte di Bella. La prima fu con Virgilia McNeil, 28 anni più giovane e assunta come governante. La coppia ebbe anche un figlio, David. Nel 1952 Chagall si sposò per la 3ª volta, con Valentina Brodsky. Era una segretaria contattata da sua figlia, 25 anni più giovane del pittore. Era solito dipingere nudo. Era molto vanitoso. Nella sua autobiografia disse che passava molto tempo di fronte allo specchio. Inoltre spesso camminava nudo nel suo studio. Fu sempre affascinato dalla Bibbia. Tra il 1954 e il 1966 Chagall lavora assiduamente a 17 grandi quadri che compongono il ciclo del messaggio biblico.
I temi sono tratti dal Pentateuco, Genesi, Esodo e dal Cantico dei Cantici. Queste opere costituiranno poi il cuore del Museo Nazionale Messaggio Biblico di Marc Chagall a Nizza. Odio e amore. Aveva un rapporto di stima reciproca con Pablo Picasso, sebbene la loro amicizia fosse piena di alti e bassi. I due artisti, infatti, erano molto diversi tra loro, sia artisticamente che personalmente, praticamente amici e nemici. La disapprovazione del mondo ebraico. L'artista dipinse sempre i grandi valori biblici. Il mondo ebraico spesso disapprovò le sue interpretazioni, come per le crocifissioni. Chagall, di origini ebraiche, dichiarò di essere fiero di appartenere al piccolo popolo ebreo da cui nacque Cristo e il cristianesimo. Marc Chagall morì il 28 marzo 1985 e venne sepolto in un cimitero cristiano.